Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Sono super contenta di rivedervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa tantissimo. Un argomento che unisce dramma, passione, segreti e ovviamente due protagonisti che ci hanno fatto sognare. Oggi infatti ci immergeremo a capofitto nella relazione tra Burak e Francesca, analizzando i loro segreti intimi e la loro lotta, a volte disperata, per la passione. Insomma, un viaggio emozionante tra amori, tradimenti e rivelazioni. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Trovate il pulsante proprio qui sotto, è gratis e vi permetterà di non perdervi nessun nuovo video. E ovviamente, attivate la campanellina, così sarete sempre i primi a sapere quando pubblico qualcosa di nuovo. Prometto che ne vale la pena? Ok? Ora che abbiamo fatto le presentazioni e i promemoria di rito, possiamo finalmente tuffarci nel cuore della nostra analisi. Burak e Francesca, solo a sentire questi nomi, si accende una scintilla, non trovate? Una scintilla di curiosità, di desiderio di scoprire i loro lati più nascosti. Ma chi sono davvero Burak e Francesca, al di là delle apparenze? Partiamo dall'inizio. Immaginate una storia d'amore che sboccia in un contesto inaspettato. Lui, Burak, un uomo con un passato complesso, forse segnato da errori, ma con un fascino indiscusso. Lei, Francesca, una donna forte, indipendente, ma allo stesso tempo vulnerabile, alla ricerca di qualcosa di autentico. Il loro incontro è quasi predestinato, un uragano di emozioni che li travolge fin dal primo sguardo. Ma dietro la facciata di una passione travolgente, si celano segreti intimi, ombre che minacciano di oscurare il loro amore. Segreti che riguardano il passato di entrambi, scelte difficili, rimpianti che non li abbandonano. Burak, in particolare, sembra nascondere qualcosa di oscuro, un peso che grava sulle sue spalle e che lo rende a volte distante e inafferrabile. Francesca, dal canto suo, lotta con le sue insicurezze, con la paura di non essere abbastanza, di non meritare un amore così intenso. E poi c'è la lotta costante per mantenere viva la passione, per superare gli ostacoli che si frappongono tra loro. Una lotta che si consuma tra momenti di gioia e tenerezza, e attimi di rabbia e frustrazione. Litigi furiosi, silenzi assordanti, incomprensioni che sembrano insormontabili. Ma nonostante tutto, c'è sempre una forza invisibile che li attrae l'uno verso l'altra, un legame indissolubile che li tiene uniti. Analizziamo più nel dettaglio i segreti intimi di Burak. Cosa si cela dietro il suo sguardo malinconico? Forse un amore perduto, un tradimento subito, un errore imperdonabile? Sappiamo che ha avuto una vita sentimentale movimentata, con relazioni brevi e intense, ma nessuna che sia riuscita a scalfire veramente la sua anima. Forse Francesca è la prima donna a cui si apre veramente, a cui mostra le sue fragilità, le sue paure più profonde. Ma questo lo spaventa, lo rende vulnerabile, e lo porta a erigere delle barriere difensive. E Francesca? Quali sono i suoi segreti più intimi? Forse una delusione amorosa che l'ha segnata nel profondo, un'esperienza traumatica che ha minato la sua fiducia negli uomini. La vediamo spesso combattere con i suoi demoni interiori, con la paura di essere abbandonata, di non essere amata per quello che è veramente. La sua indipendenza è una corazza, un modo per proteggersi dal dolore. Ma con Burak, questa corazza inizia a creparsi, a lasciare intravedere la sua vera essenza. La loro relazione è un continuo tira e molla, un susseguirsi di alti e bassi. Momenti di passione sfrenata, di intimità profonda, si alternano a periodi di distacco, di incomprensione. Burak è spesso indeciso, combattuto tra il desiderio di lasciarsi andare completamente a Francesca e la paura di perdere il controllo. Francesca, dal canto suo, cerca di capire Burak, di decifrare i suoi silenzi, di conquistare la sua fiducia. Ma a volte si sente frustrata, impotente di fronte alla sua complessità. Uno degli aspetti più interessanti della loro relazione è la dinamica del potere. Chi detiene il controllo? Chi si lascia guidare? Burak sembra avere una posizione dominante. È lui che prende le decisioni, che detta i tempi. Ma Francesca non è una donna che si lascia sottomettere facilmente. Sa come usare il suo fascino, la sua intelligenza, per ottenere ciò che vuole. E a volte riesce a ribaltare la situazione, a mettere Burak alle strette. Ma la passione da sola non basta. Per costruire una relazione duratura, ci vogliono anche fiducia, rispetto, comprensione. E questi sono elementi che spesso mancano nel rapporto tra Burak e Francesca.
La gelosia, l'invidia, i pettegolezzi, minano la loro serenità. Entrambi sono circondati da persone che cercano di metterli l'uno contro l'altra, che alimentano le loro insicurezze. E poi ci sono i tradimenti. Tradimenti veri o presunti, non importa. L'importante è che seminano il dubbio, la sfiducia. Burak viene visto in compagnia di altre donne. Francesca riceve messaggi ambigui da un ex fidanzato. La loro relazione è costantemente messa alla prova, e spesso sembra sul punto di crollare. Ma nonostante tutto, continuano a lottare per il loro amore. Si confrontano, si scontrano, si riconciliano. Cercano di superare le loro paure, di abbattere le barriere che li separano. Capiscono che, nonostante le difficoltà, non possono vivere l'uno senza l'altra. La loro lotta per la passione è un esempio di come l'amore possa essere allo stesso tempo meraviglioso e doloroso. Un sentimento che può portare alla felicità più grande, ma anche alla sofferenza più profonda. Un sentimento che richiede impegno, sacrificio, perdono. E quindi, qual è il destino di Burak e Francesca? Riusciranno a superare i loro segreti intimi, a sconfiggere i loro demoni interiori, a costruire una relazione solida e duratura? La risposta, ovviamente, non è semplice. Dipende da loro, dalla loro volontà di mettersi in gioco, di accettarsi reciprocamente con i loro pregi e i loro difetti. La loro storia ci insegna che l'amore non è un sentimento statico, ma un processo dinamico, in continua evoluzione. Un processo che richiede impegno, dedizione e soprattutto la capacità di comunicare, di ascoltarsi, di comprendersi. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto analizzare insieme a me la relazione tra Burak e Francesca, i loro segreti intimi e la loro lotta per la passione. Ho cercato di darvi una visione completa e approfondita della loro storia, mettendone in luce gli aspetti più interessanti e controversi. Vorrei ringraziarvi di cuore per avermi seguito fino alla fine. Spero che abbiate trovato questo video interessante e stimolante. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi di Burak e Francesca, della loro relazione, dei loro segreti. Lasciate un commento qui sotto, sarò felice di leggere le vostre opinioni. E ora, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. E non dimenticate di attivare la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui miei nuovi video. Grazie ancora per il vostro supporto, e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco analisi ampliata. Burak e Francesca, segreti, passione e la danza del destino asterisco asterisco. Ma aspettate, non chiudete ancora il video. Perché, come vi dicevo all'inizio, la storia di Burak e Francesca è così ricca di sfaccettature che non possiamo assolutamente fermarci qui. Dobbiamo scavare più a fondo, esplorare i meandri delle loro personalità, i dettagli che rendono la loro relazione così complessa e affascinante. Riprendiamo le fila del discorso dai segreti intimi di Burak. Abbiamo accennato al suo passato movimentato, ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Immaginate Burak da giovane, un ragazzo ribelle, con un talento innato per gli affari, ma anche con una tendenza a cacciarsi nei guai. Forse un amore giovanile finito male, un tradimento che lo ha segnato profondamente. Si dice che la sua prima fidanzata, una ragazza di nome Aileen, lo abbia lasciato per un altro uomo, un ricco ereditiero. Questo lo ha reso cinico, diffidente nei confronti delle donne. Da allora, ha collezionato conquiste, ma senza mai lasciarsi coinvolgere veramente. Ma c'è di più. Si vocifera che Burak sia stato coinvolto in una fallasco, un investimento sbagliato che lo ha portato sull'orlo della bancarotta. Ha dovuto chiedere aiuto al padre, un uomo severo e intransigente, che lo ha salvato dalla rovina, ma a caro prezzo. Questo episodio ha incrinato il loro rapporto, e ha lasciato in Burak un senso di colpa e di inadeguatezza. E Francesca? La sua indipendenza è ammirevole, ma nasconde una profonda fragilità. Cresciuta in una famiglia poco affettuosa, ha imparato fin da piccola a contare solo su se stessa. I suoi genitori erano sempre troppo impegnati con il lavoro per dedicarle tempo e attenzioni. Questo l'ha resa insicura, bisognosa di affetto, ma allo stesso tempo incapace di fidarsi completamente degli altri. Francesca ha avuto una relazione importante in passato, con un uomo di nome Marco. Sembrava l'uomo perfetto, affettuoso, premuroso, ma si è rivelato un manipolatore, un uomo che la usava per i suoi scopi. Quando Francesca ha scoperto la verità,
è rimasta sconvolta, ferita nel profondo. Da allora, ha giurato di non lasciarsi mai più ingannare da un uomo. Il loro incontro, come abbiamo detto, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono incontrati per caso in un bar, durante una serata tra amici. Burak è rimasto subito colpito dalla bellezza di Francesca, dalla sua eleganza, dal suo sguardo intenso. Francesca, a sua volta, è stata attratta dal fascino di Burak, dal suo carisma, dal suo sorriso enigmatico. Hanno iniziato a frequentarsi, a conoscersi, a scoprire le loro affinità. Hanno scoperto di avere in comune la passione per l'arte, per la musica, per i viaggi. Hanno trascorso serate indimenticabili, tra risate, chiacchiere, baci appassionati. Ma ben presto sono emersi i primi problemi. Burak era geloso del passato di Francesca, dei suoi ex fidanzati. Non sopportava l'idea che un altro uomo l'avesse amata prima di lui. Francesca, a sua volta, era infastidita dalla tendenza di Burak a nascondere i suoi sentimenti, a erigere delle barriere difensive. Hanno litigato spesso, per motivi futili, per incomprensioni, per gelosia. Si sono detti parole pesanti, si sono offesi, si sono allontanati. Ma poi si sono sempre ritrovati, attratti da una forza irresistibile. Un episodio particolarmente significativo è stato quando Burak ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Francesca. Aveva invitato tutti i suoi amici, aveva preparato una cena romantica, aveva comprato un regalo costoso. Ma Francesca non si è presentata. Era andata a cena con un suo ex fidanzato, senza avvertire Burak. Quando Burak l'ha scoperto, è andato su tutte le furie. L'ha accusata di tradimento, di mancanza di rispetto. Francesca si è difesa. Ha detto che non c'era niente di male in una semplice cena tra amici. Ma Burak non le ha creduto. Hanno litigato furiosamente, si sono lasciati. Sono stati lontani per diverse settimane. Burak si è buttato a capofitto nel lavoro, cercando di dimenticare Francesca. Francesca, dal canto suo, ha cercato di andare avanti, di voltare pagina. Ma entrambi non riuscivano a smettere di pensare l'uno all'altra. Un giorno, Burak ha deciso di fare il primo passo. Ha chiamato Francesca, l'ha invitata a cena. Francesca ha accettato. Si sono incontrati in un ristorante elegante, hanno parlato a lungo, si sono chiariti. Burak ha ammesso di essere stato troppo geloso, di aver sbagliato a non fidarsi di lei. Francesca ha riconosciuto di essere stata impulsiva, di aver ferito i suoi sentimenti. Si sono chiesti scusa, si sono abbracciati. Hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Ma le difficoltà non sono finite. Il padre di Burak non approvava la loro relazione. Riteneva che Francesca non fosse la donna giusta per suo figlio. Voleva che Burak si sposasse con una donna ricca, di buona famiglia, che potesse aiutarlo a fare carriera. Burak si è ribellato al padre. Ha detto che non avrebbe permesso a nessuno di decidere della sua vita. Francesca, a sua volta, ha dovuto affrontare le critiche dei suoi amici. Non capivano perché si ostinasse a stare con un uomo così complicato, così problematico. La mettevano in guardia, le dicevano che Burak l'avrebbe fatta soffrire. Ma Francesca non voleva ascoltarli. Era convinta di poterlo cambiare, di poterlo rendere felice. La loro relazione è stata costantemente messa alla prova da fattori esterni. Pettegolezzi, invidie, tradimenti hanno minato la loro serenità. Ma nonostante tutto, hanno continuato a lottare per il loro amore. Hanno imparato a comunicare, ad ascoltarsi, a comprendersi. Hanno scoperto che la passione da sola non basta. Ci vogliono anche fiducia, rispetto, perdono. Burak ha iniziato a confidarsi con Francesca, a raccontarle i suoi segreti, le sue paure. Francesca, a sua volta, ha smesso di nascondere le sue fragilità, le sue insicurezze. Si sono aperti l'uno all'altra, si sono mostrati per quello che erano veramente. Hanno capito che l'amore è un sentimento meraviglioso, ma anche doloroso. Un sentimento che richiede impegno, sacrificio, perdono. Un sentimento che può portare alla felicità più grande, ma anche alla sofferenza più profonda. E quindi, qual è il destino di Burak e Francesca? Riusciranno a superare i loro segreti intimi, a sconfiggere i loro demoni interiori, a costruire una relazione solida e duratura? La risposta, ovviamente, non è semplice. Dipende da loro, dalla loro volontà di mettersi in gioco, di accettarsi reciprocamente con i loro pregi e i loro difetti. La loro storia ci insegna che l'amore non è un sentimento statico, ma un processo dinamico,
in continua evoluzione. Un processo che richiede impegno, dedizione e soprattutto la capacità di comunicare, di ascoltarsi, di comprendersi. E se vi dicessi che la storia non finisce qui? Che c'è un colpo di scena inaspettato? Immaginate che, durante un viaggio a Istanbul, Francesca scopra una lettera d'amore scritta da Aylin, la prima fidanzata di Burak, molti anni prima. La lettera rivela un segreto inconfessabile. Aylin aspetta un figlio da Burak. Francesca è sconvolta. Affronta Burak, che nega tutto. Ma Francesca non gli crede. Decide di lasciare Burak e tornare in Italia. Burak è disperato. Si rende conto di aver commesso un errore imperdonabile. Decide di andare a cercare Francesca, di confessarle la verità. La trova in un piccolo paese della Toscana, intenta a dipingere un paesaggio. Si inginocchia davanti a lei, le chiede perdono. Le racconta tutta la storia di Aylin, del figlio che non ha mai conosciuto. Francesca lo guarda negli occhi, vede la sua sincerità. Lo perdona. Decidono di affrontare insieme il passato di Burak. Vanno a Istanbul, cercano Aylin. La trovano, dopo una lunga ricerca. Aylin è morta da diversi anni, ma ha lasciato un figlio, di nome Kan. Burak riconosce Kan come suo figlio. Inizia a frequentarlo, a conoscerlo. Francesca lo sostiene, lo aiuta a costruire un rapporto con il ragazzo. Insieme, Burak e Francesca creano una famiglia allargata. Superano le difficoltà, i pregiudizi, le incomprensioni. Dimostrano che l'amore può superare qualsiasi ostacolo. La loro storia è un esempio di come il perdono, la fiducia, il rispetto siano fondamentali per costruire una relazione duratura e felice. E così, la storia di Burak e Francesca, tra segreti, passione e la danza del destino, si conclude con un lieto fine. Un finale che ci insegna che l'amore vero è quello che resiste alle tempeste, che supera le difficoltà, che si rinnova ogni giorno. Un amore che vale la pena di essere vissuto, fino in fondo. Siamo giunti veramente alla fine di questo lungo video. Spero che abbiate apprezzato questa analisi approfondita della relazione tra Burak e Francesca. Ricordatevi di lasciare un commento qui sotto, di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al mio canale. Grazie ancora per il vostro supporto. Un abbraccio e alla prossima!